Real Italian Interviews, Episodio 2. Shopping. Ciao, benvenuti a questo nostro appuntamento per imparare l'italiano insieme. Ciao a tutti. Oggi facciamo una cosa utile e, speriamo, divertente. Andiamo a fare shopping. In un negozio di vestiti? Sì, esatto. Fare acquisti è un'ottima occasione proprio per usare l'italiano che impariamo. Perfetto. Allora, immaginiamo, siamo dentro, entriamo nel negozio. Prima cosa, salutare. Come si fa? Allora, è semplice. Diciamo buongiorno oppure salve. Buongiorno o salve. Ok, sì. E la persona che lavora lì, il commesso o la commessa, di solito risponde buongiorno e magari chiede «Posso aiutarla?» Ah, posso aiutarla? Sì. Oppure a volte più diretto. Desidera? Proviamo piano. Posso aiutarla? Desidera. Ok, chiaro. Ecco, E mettiamo che io cerco una cosa precisa. Allora puoi dire semplicemente «Cerco una maglia». cerco una maglia. Vorrei vedere una maglia. Esatto, perfetto. Puoi dire cerco una maglia o anche molto usato vorrei una maglia. Va benissimo. Però, giustamente, in un negozio di maglie ce ne sono tante. Come fai a dire quale maglia vuoi? Quella lì, non un'altra. Bella domanda. Appunto, come faccio? Magari un po' lontana. Ecco, qui entrano in gioco delle parole utilissime. Questo e questa per le cose che sono qui, vicine a te. E quello e quella per le cose che sono un po' più in là, più lontane. Ad esempio puoi indicare e dire mi piace quella maglia, magari indicando col dito, no? Quella lì. Ah, ok. Quindi quella. E se la commessa mi chiede? Quale? Quella rossa laggiù. Proprio così. E tu magari vedi un'altra maglia più vicina che ti piace di più, puoi rispondere no, guardi, questa blu, o no, intendo questa qui, nera. O un altro esempio, vorrei vedere quella gonna, e la commessa, quella nera. E tu, no, quella verde, là in fondo. E funziona uguale al plurale, sai, con questi e queste per le cose vicine, e quelli e quelle per le cose lontane. Chiarissimo. Questo vicino, quello lontano, perfetto. E poi? I colori, fondamentali per i vestiti. Com'è? Come si fa a chiedere o dire i colori? Quali sono quelli base? E se voglio un colore diverso? Sì, i colori sono importantissimi, certo. Allora, i colori più comuni, diciamo bianco, nero, rosso, blu, verde, giallo. Questi si usano tantissimo. Poi ci sono anche arancione, rosa, viola, marrone, grigio e azzurro, che è un tipo di blu, un blu chiaro. Se trovi, non so, una maglia che ti piace ma il colore non ti convince, puoi chiedere semplicemente «C'è anche in altri colori?» Ah, utile. Oppure, più specifico, «Avete questa maglia anche in blu?» O puoi esprimere la tua preferenza, certo. «Preferisco il rosso» o «Guardi, mi piace di più quella verde». Ok. C'è in altri colori. Me la segno. E dopo il colore, arriva la taglia. Altra cosa fondamentale. Come chiedo la mia taglia? O cosa rispondo se me la chiedono? Domanda cruciale. Quasi sempre la commessa o il commesso chiederà che taglia porta. È la domanda classica. Per rispondere puoi usare le lettere. Porto la M, che sta per media, o porto la S, piccola, porto la L, grande, o la XL, extra large. Oppure, molto comune in Italia, soprattutto per pantaloni, gonne, giacche, si usa il numero. Quindi puoi dire porto la 42, porto la 46, porto la 48. Dipende. Va bene. Porto la 44, ad esempio. Ok. Mettiamo che voglio provare un vestito, una maglia. Cosa dico? Molto semplice. Chiedi, posso provare? Se hai già l'oggetto in mano, puoi essere più preciso. Posso provarla, se è una gonna o una maglia? Posso provarlo, se è un maglione o un pantalone? Ti serve sapere dove andare a provare. Quindi chiedi, dov'è il camerino? Di solito ti rispondono, in fondo a destra, in fondo a sinistra, lì. Perfetto. Vado nel camerino, provo
la maglia, esco, magari chiedo un parere, no? A chi è con me o anche alla commessa. Cosa posso dire? E cosa mi rispondono di solito? La domanda più diretta è: come mi sta? Ah, come mi sta? Ok? Esatto, e chi ti guarda ti può rispondere in vari modi. Se va bene, ti sta bene, semplice ed efficace. Se invece ti sta proprio alla perfezione, sentirai dire ti sta a pennello. È un modo di dire simpatico, vuol dire che è perfetta. Bello, a pennello. Sì. E anche tu, guardandoti allo specchio, puoi dire sì, mi sta bene. Ok, ma se la taglia è sbagliata o magari il colore non mi convince, posso chiedere altro? Certo, assolutamente. Puoi chiedere c'è in un altro colore? C'è in un altro colore? Sì. O magari avete una taglia più grande? O più piccola? Ok. E poi arriva il momento di chiedere il prezzo. La domanda fondamentale. Eh già, è facile. Quanto costa? Molto diretto. Quanto costa? Mm. Quanto costa? E la risposta sarà tipo: Costa 25 euro o viene 25 euro. costa 25 euro. Ok. E se dopo tutto questo decido la compro, che dico? La prendo? Se è femminile come la maglia, la prendo. O lo prendo, se è maschile, tipo un cappello. O anche solo la compro, lo compro. Benissimo. Andiamo alla cassa. Come pago? Contanti, carta? Dici. Pago in contanti. Se usi le banconote, i soldi. Sì. Pago con la carta. Carta di credito o bancomat? Pago con la carta. Ok. Un'ultima cosa, molto importante. Compro la maglia, vado a casa, la riprovo e non mi piace più. Capita. Posso cambiarla? Capita, sì. Allora, sì, di solito si può cambiare, ma attenzione, devi avere lo scontrino. È fondamentale. Ah, lo scontrino? Sì. Il pezzo di carta che ti danno alla cassa. Esatto. Torni al negozio con la maglia e lo scontrino e chiedi: buongiorno, scusi, posso cambiare questa maglia? Posso cambiare questa maglia? Piano, posso cambiare? Sì. E probabilmente ti diranno: certo, ha 10 giorni per il cambio con lo scontrino. O magari 7 giorni, o 15, dipende dal negozio. Fantastico, utilissimo, grazie. Guarda, abbiamo detto un sacco di cose utili. Che ne dici di riascoltare magari un paio di frasi tra quelle più importanti? Magari ripetute piano piano. Ma certo, ottima idea. Ascoltate con attenzione, provate a ripetere magari a bassa voce o solo nella mente. Ecco alcune frasi chiave. Buongiorno. Buongiorno, Posso aiutarla? vorrei vedere quella camicia rossa. Quella rossa? No, preferisco questa qui. C'è in altri colori? Mi piacciono questi jeans blu. Che taglia porta? Che taglia? Porto la M, la 44. Dov'è il camerino? Mi sta bene, non mi sta bene. C'è in un altro colore. Quanto costa? La prendo. Pago con la carta in contanti? Posso cambiare questo articolo? Arrivederci. Arrivederci. Ottimo. Proviamo a fare una mini scena, un dialogo, veloce. Entro nel negozio. Salve. Salve, posso aiutarla? Sì, cerco una camicia. Vorrei vedere quella camicia bianca lì. Questa qui. No, quella bianca, un po' più in là. Ah, ho capito. Questa. Ecco a lei. Grazie. Bella. Che taglia è? Questa è una M. Medium. Perfetto, porto la M. Posso provarla? Ma certo, il camerino è proprio lì, a destra. Grazie. Ok, provata, mi sta bene. Sì, mi piace, la prendo. Benissimo. Quanto costa? Questa costa 39 euro. Va bene, pago con la carta. Perfetto. Ecco lo scontrino. Mi raccomando, lo conservi. Arrivederci. Grazie mille, arrivederci. Utilissimo riascoltarle così. Sì. E per fare un piccolo riassunto finale, ricordiamo le parole importanti di oggi. Negozio,
commessa o commesso, il verbo provare, il camerino, la taglia, il verbo costare e ovviamente i colori: rosso, blu, giallo, verde, bianco, nero. Ce ne sono tanti. E non dimentichiamo questo, questa, quello, quella e i plurali questi, queste, quelli, quelle, fondamentali per indicare cosa vogliamo. Grazie davvero. È stato chiarissimo. Grazie a te. Quando andate a fare shopping scegliete cose belle, divertitevi, ma attenti al portafoglio, che è importante anche quello. Giustissimo consiglio. Grazie ancora. Arrivederci a tutti e alla prossima. Ciao, alla prossima!